Buon pomeriggio a tutti cari amici e tifosi rossoneri e bentornati sul canale Milanisti. Anche oggi facciamo il punto sul calciomercato, ma vi darò anche qualche notizia, diciamo collaterale, sempre sul Milan, e poi vi darò una chicca, che è quella che avete visto in copertina, perché c'è questo ragazzo giovanissimo che sembra essere sulle orme, qualcuno dice di Camarda, io spero di Yamal, perché ovviamente sarebbe un bel futuro quello di un Milan con un giocatore cresciuto in casa, tifoso del Milan sin dalla nascita, che che potrebbe diventare un giocatore tra i più bravi al mondo. Vogliamo sognare anche noi, tanto sognare è gratis, come si suol dire, quindi vediamo poi di approfondire questo giocatore. Intanto, se volete sostenere questo canale, fate quattro cose semplicissime: iscrizione, accendete la campanella, importantissima, perché fa bene all'algoritmo per far conoscere questo canale, e mettete come notifiche tutte, quindi verrete avvisati tutte le volte che esce qualcosa su questo canale. Quindi da una parte aiutate questo canale a crescere, dall'altra vi fate un favore, perché così verrete notificati su tutte le novità di questo canale, non perderete nessun tipo di contenuto. E poi, se vi piace il video, ovviamente il like, importantissimo, e commentate tutte le volte che vi chiedo di esprimere un vostro giudizio, una vostra opinione. Fatelo nei commenti, non abbiate timore, siamo una community aperta, libertà di parola, e ci tengo a confrontarmi con voi quotidianamente per cercare di portare certezze e maggiori comprensioni all'interno di un mondo come quello del Milan, che in questo momento è abbastanza complicato. Grazie a tutti. Partiamo con una notizia che non fa altro che confermare i disastri fatti dalla nostra vecchia dirigenza, ancora tutta al suo posto. Anzi, apro una parentesi, colgo l'occasione per aprire una parentesi per rispondere ad alcuni tifosi che mi hanno chiesto: ma com'è possibile secondo te che tutti i dirigenti che hanno fatto disastri negli ultimi anni, soprattutto nell'ultima stagione, continuino a stare al loro posto? Allora, cerco di spiegarlo per quelle che sono le mie informazioni. Poi ovviamente non sono nella testa di tutti quelli che sono i personaggi che fanno parte di questa situazione, di questo Milan, però sembra apparentemente che innanzitutto Furlani sia uomo Elliott e quindi debba rimanere per forza al suo posto, perché è una sorta di garanzia sul prestito che Elliott ha fatto al Fondo Red Bull e quindi a Cardinale. Poi qualcuno lo smentisce, qualcuno dice che non è così, eccetera. Io credo che sia esattamente questo il motivo per cui Furlani è rimasto al suo posto, anche perché di fronte a un fallimento come quello della scorsa stagione, in cui si sono mancati tutti gli obiettivi che erano stati prefissati, un'azienda seria, se avesse avuto libertà di movimento, avrebbe sicuramente licenziato il più responsabile di tutti, cioè l'amministratore delegato. Se ciò non è avvenuto, significano due cose: o che Cardinale non è molto intelligente, e questo lo escludo, perché visto il suo curriculum e quello che ha fatto e che sta facendo, Cardinale è tutto tranne che non intelligente. Se vogliamo, può essere furbo, può essere scaltro, può essere come dire attaccato ai soldi, tutto quello che volete, ma sicuramente non è uno stupido. E quindi rimane valida l'opzione che Furlani rimane al suo posto, perché è uomo Elliott. Ibrahimovic l'avete visto, se qualcuno di voi non l'ha visto, andatelo a vedere su un'amaca che si rilassa e si riposa. È stato praticamente estromesso da qualsiasi decisione con l'avvento di Tare e di Allegri, e quindi continuerà a fare quello che avrebbe dovuto fare, cioè il consigliere di Cardinale e la voce, diciamo il braccio destro di Cardinale, cioè la voce e la presenza di Cardinale in Italia e nel Milan, quindi farà il portavoce sostanzialmente. E Moncada è stato ridimensionato, è stato riportato a livello di capo scout, come è giusto che sia. Io non sono molto convinto che lui sia bravissimo a fare quel mestiere, ma questa è una mia opinione. L'arrivo di Tare Allegri ha spazzato via la vecchia dirigenza, e ripeto, l'unico che è rimasto è stato Furlani, ma perché Furlani è il protetto, e quindi quello non si può togliere, ovviamente.
Dicevo, tanto per mettere benzina sul fuoco sui disastri fatti dalla scorsa dirigenza, la vecchia dirigenza, è uscito fuori che il Liverpool ha comprato Kerez, un terzino che era originariamente di proprietà del Milan, per 50 milioni, terzino ungherese, che era stato ceduto dal Milan nel 2022 per pochi milioni di euro. Ecco, questo è l'ennesima prova provata della totale incompetenza dei nostri vecchi dirigenti. Io non credo che Tare o Allegri avrebbero mai potuto far partire per pochi milioni di euro un giocatore che oggi vale 50 milioni, ma tant'è che la situazione sappiamo qual è stata e quindi non ci dobbiamo meravigliare. Altra notizia di gossip, diciamo così, quella che riguarda Allegri. Allegri è stato visto in relax in Sardegna. Non deve stupire questa sua vacanza, perché Allegri è stato a Milanello e soprattutto a Casa Milan una serie di giorni, nei giorni scorsi, una serie di giornate febbrili nelle quali ha praticamente dettato le sue richieste, ha spiegato le sue richieste. Allegri, da quanto mi risulta, ha le idee molto chiare, ha chiesto giocatori specifici, vuole quei giocatori, uno su tutti Modric, un altro Xhaka, un altro Guerra, poi vorrebbe altri giocatori tipo Vlahovic eccetera, che però non si sa se potranno arrivare, perché lì le situazioni e le dinamiche sono diverse, ma lui ha le idee molto chiare, ha dato mandato a Tare di procurargli questi giocatori e ora Tare sta lavorando per arrivare a questi giocatori. Anche qui apro una parentesi gigantesca. Ci sono tanti equivoci su quello che sta succedendo, nel senso che sì, il Milan non ha concretizzato ancora niente, ma c'è anche un motivo ufficiale, c'è anche un motivo istituzionale. Il calciomercato parte dal 1° luglio, la finestra che si è aperta dal 1° al 10 di giugno era una finestra atipica che era stata aperta per permettere alle squadre che partecipavano al mondiale per club di potersi rinforzare, visto che a fine stagione ovviamente c'erano giocatori stanchi, giocatori infortunati, giocatori che probabilmente se ne andavano a fine contratto, e quindi è stata fatta questa variazione sul tema, dando questi 10 giorni. E 10 giorni che a noi sono valsi 55 milioni, perché i bonus arriveranno, da mettere a bilancio entro il 30 giugno del 2025 per andare a rimpinguare le casse e per rimanere in positivo, perché il trend del bilancio in positivo è molto importante anche in funzione del fair play finanziario, più 14 di Kalulu, che sono il riscatto che la Juventus ha pagato per avere il giocatore. Quindi sia per una questione di mercato che riparte ufficialmente dal 1° luglio, quindi non è possibile mettere sotto contratto nessun tipo di giocatore, non è possibile vendere nessun tipo di giocatore fin tanto che il mercato non è ufficialmente ripartito. Quindi se qualcuno pensa che il Milan non stia facendo nulla, dovrebbe semplicemente pensare al fatto che nessuna squadra sta facendo nulla, semplicemente perché il mercato è chiuso, e quando è chiuso il mercato sì, si può ovviamente trattare sotto traccia, come sta facendo il Milan, come stanno facendo tutti, ma a meno che non si parli di giocatori svincolati che a quel punto possono essere acquistati anche fuori dalle finestre di mercato, bisogna aspettare l'apertura ufficiale del mercato. E secondo, perché il mercato del Milan, sistemato il bilancio 2024-2025, mettendo a bilancio gli incassi, come dicevo, di Reinders e di Kalulu, dovrà registrare vendite, prestiti e eventualmente acquisti per il bilancio dell'anno successivo, perché dal 1° luglio in poi parte il bilancio del prossimo anno. Quindi c'è tutta una serie di ragionamenti e di incastri che ora non sto a farvi, perché sennò entriamo, come ho detto, in tematiche che non ci riguardano. Non siamo un sito di un canale di commercialisti, e quindi parliamo di cose che per noi sono comprensibili e rimaniamo a livello superficiale, ma era giusto specificare che il Milan ufficializzerà cessioni e acquisti a partire dal 1° luglio. Poi ovviamente c'è il problema che il 7 di luglio parte la stagione, la pre-season, no? Quindi il ritiro precampionato, ma molti acquisti si possono fare
in pochi giorni, una volta che sono state praticamente tracciate tutti gli accordi, tutte le cose burocratiche, poi formalizzare l'acquisto è una cosa che si fa in poco tempo. Quindi potremmo aspettarci teoricamente che nei primi 7 giorni, 7-10 giorni di luglio ci siano i fuochi d'artificio, nel senso che cominciano a arrivare a pioggia tutta una serie di acquisti, perché come ho già detto Allegri, prima di andare in vacanza, l'ultima vacanza ovviamente prima di partire con la stagione, ha lasciato delle commesse, ha lasciato diciamo, delle indicazioni non solo sui giocatori che vorrebbe che fossero ceduti e su altri che vorrebbe che fossero acquistati, ma anche sul fatto che vuole partire in questo ritiro pre-season con una squadra che sia completa perlomeno al 70%, perché poi sennò diventa difficile costruire un gioco, nonostante che il Milan in questa stagione abbia tutto il tempo per farlo, perché non giocherà ogni 3 giorni e avrà una settimana piena per allenarsi, provare schemi, controschemi e quant'altro. Però io credo che nei primi 10 giorni di luglio si vedranno il 70% degli acquisti, quantomeno dei titolari. Poi per quelle che sono le seconde linee si andrà fino a agosto, ma ci faremo già un'idea. L'idea ve l'ho già data, secondo me arriverà sicuramente Modric, arriverà sicuramente Xhaka, arriverà sicuramente Javi Guerra, a meno di sorprese dell'ultimo secondo. Non devono in qualche modo, come dire, mettervi in preallarme articoli come quelli che ho letto in cui si dice offerta ritenuta offensiva da parte del Valencia per Javi Guerra, eccetera. Non stiamo a sottolineare o a dare importanza a questi titoli sensazionalistici, ragazzi. La stessa cosa è successa lo scorso anno per Musa, che poi è stato pagato, mi sembra, 25 milioni di euro. La prima offerta del Milan fu 8 milioni più bonus. Quindi il Milan, chiaramente, come si fa nelle trattative di calciatori e non solo, parte più basso possibile per poi magari arrivare a soddisfare le richieste della squadra, della società che vende il giocatore. In alcuni casi è riuscito a strappare prezzi più competitivi, in alcuni casi ha dovuto pagare la cifra che sin dall'inizio era stata chiesta dalla squadra che vendeva il giocatore, ma comunque tentare non nuoce, e non farlo sarebbe un delitto, visto che noi non abbiamo un budget illimitato e che, come vi ho detto nell'ultimo video, dobbiamo raccimolare un bel po' di soldi per poter cambiare un buon 70% della nostra squadra. Torniamo chiusa parentesi, torniamo a questioni di mercato. Il Milan lascia decadere l'opzione di rinnovo di Luka Jovic, pertanto Jovic saluta il Milan e andrà da qualche parte. Credo che ci siano delle squadre, si dice l'Azul o il Botafogo, quindi credo che ci siano delle squadre oltreoceano per Jovic. Facciamo i nostri migliori auguri, lo ringraziamo per quello che ha dato, ma ovviamente Allegri sugli attaccanti è inamovibile, e qui mi ricollego a questo discorso per dirvi che Allegri ritiene che i gol li debbano fare gli attaccanti e i centrocampisti. Semmai quando i centrocampisti arrivano a far gol deve essere, come dire, la ciliegina sulla torta, ma non dobbiamo la squadra di Allegri non deve basarsi sui gol dei centrocampisti, quindi è più tradizionalista da questo punto di vista. Pertanto quello che è successo lo scorso anno nel quale 2 nostri centrocampisti sono stati i nostri goleador, e mi riferisco ovviamente a Pulisic e a Reinders, nel Milan di Allegri non deve succedere, ma non perché Allegri proibisca ai centrocampisti di andare a segnare gol, quanto perché una squadra che gioca in modo organizzato deve avere giocatori che devono fare il loro ruolo, quindi ogni giocatore deve avere un ruolo preciso. C'è il giocatore che difende e che quindi evita che la squadra subisca gol, c'è il centrocampista, i vari centrocampisti, quello che costruisce, quello che tiene il possesso di palla, c'è quello che interrompe il gioco avversario, e poi c'è l'attaccante che è quello che deve buttarla in porta. E noi nel gioco di Allegri nella prossima stagione non avremo un solo attaccante, ma probabilmente ne avremo 3, perché giocheremo con un 4-3-3, e quindi
i gol dovranno arrivare dalla punta centrale, ma anche degli attaccanti esterni. In ogni caso, come dicevo, Allegri è molto severo sulla questione attaccanti, per cui introduco l'argomento Santi Jimenez. So per certo che Allegri ritiene Santi Jimenez assolutamente non adatto al suo tipo di calcio, non è il tipo di attaccante che preferisce, che predilige, per cui l'idea del Milan è quella, l'orientamento è quello di riuscire a vendere Santi Jimenez e prendere due attaccanti forti che possano alternarsi, dato che gli impegni del Milan, come sappiamo, sono al minimo storico, perché giocheremo campionato e Coppa Italia, e quindi due attaccanti sono sufficienti per affrontare una stagione dove la squadra giocherà probabilmente con un unico attaccante, con il 4-3-3, salvo poi mettere accanto a questi due magari un giovane di belle speranze che possa essere utile qualora, speriamo tutti di no, ovviamente ci fossero defezioni delle due punte titolari. Quindi si sta cercando, parlando con l'entourage di Santi Jimenez, di invogliarlo, di spingerlo a trovarsi una sistemazione. Sembra che ci siano squadre della Premier League interessate a questo giocatore, e quindi io credo che se arrivano richieste che non producano una minusvalenza, quindi se arrivano richieste che producono o un rientro totale dell'investimento, che ora non mi ricordo ma si parla di 35-38 milioni o qualcosa del genere, oppure se addirittura dovessero arrivare richieste superiori che producono anche una leggera plusvalenza, probabilmente Santi Jimenez verrà ceduto e al suo posto, come dicevo, verrà presa una prima punta titolare, che potrebbe essere Vlahovic, come vi ho detto, perché è il giocatore preferito da Allegri, e in alternativa verrà presa un'altra punta, diciamo quasi di pari valore, per poter avere due attaccanti fortissimi che possano giocare alternativamente o addirittura in coppia, qualora all'interno della stessa partita o in particolari situazioni del campionato, quindi dell'annata, ci fosse la necessità di virare sul 3-5-2. Andiamo avanti. Xhaka, praticamente per Xhaka vale lo stesso discorso che ho fatto per Javi Guerra, e non dovete assolutamente preoccuparvi e spaventarvi del fatto che c'è il gioco delle parti, per cui si parte con una proposta con magari una cifra che all'inizio non è quella richiesta dal Bayer Leverkusen. Probabilmente col Bayer Leverkusen si arriverà, il Milan dovrà arrivare a dare la cifra che chiede il Bayer Leverkusen, che credo sia intorno ai 12-13 milioni bonus compresi. Tra l'altro questa è una cifra che è ampiamente alla portata delle nostre casse, per cui io credo che si possa concludere proprio nei primi giorni di luglio questa trattativa, e sono sicuro che Xhaka, considerato da Allegri un giocatore fondamentale insieme a Modric per ricostruire non solo il centrocampo ma tutta la squadra, quindi lo spogliatoio e tutto il resto, quindi lo spirito di appartenenza, la mentalità vincente eccetera, sarà sicuramente un giocatore del Milan. A Xhaka è stato proposto un triennale fino a giugno 2028 da 4 milioni di euro più bonus a stagione, quindi un contratto sostanzioso, ma questo la dice lunga sul fatto che Allegri consideri Xhaka 32enne un giocatore fondamentale. E anche qui non vi deve stupire che si punti forte su un giocatore di 32 anni, perché oggi ci sono i giocatori che sono integri fisicamente, come Modric, che come avete visto è arrivato a 40 anni e quando aveva 32 anni andava come un treno e era ancora un giocatore straordinariamente efficace e fondamentale. Quindi se facciamo il paragone Modric e Xhaka è un ragazzino in questo momento. Poi continuiamo col mercato. Situazione Morata. Morata non è contento di rimanere al Galatasaray, differentemente da quanto aveva fatto filtrare, e sembra che il Como si sia interessato a questo giocatore. Sembra che il Milan abbia fatto un'offerta, mi sembra intorno ai 14 milioni, e sembra che il Como sia disposto a pagare questa cifra, anche perché sappiamo bene che la proprietà del Como è una proprietà ricchissima
e quindi se va in porto questa trattativa io sono contento matto perché ci leviamo un peso, perché Morata lo ritengo in questo momento della sua carriera un peso, 14 milioni sono una cifra importante da poter investire sul mercato. Situazione Leoni. L'Inter e il Milan si stanno sfidando per questo giovane difensore centrale di ottime prospettive. Il Parma spara una cifra importante, 25 milioni, che poi saranno 20 più bonus, quindi si potrà arrivare intorno ai 23, 20, 22, 23 milioni, ma non meno di 20 milioni. Per il Milan è una priorità perché Allegri ha dato mandato a Tare di portarlo assolutamente a casa, lo ritiene un giocatore fondamentale. Il Milan è passato in vantaggio rispetto all'Inter in questa trattativa perché può contare sulla carta Lorenzo Colombo, attaccante di nostra proprietà, che potrebbe essere interessante perché il Parma si appresterà a lasciar partire uno dei suoi attaccanti più forti in direzione mi sembra proprio Inter, e quindi chiaramente se parte questo attaccante il Parma si Bonni all'Inter, stavo dicendo giusto, e quindi potrebbe pensare di rimpiazzarlo con Colombo. Il Milan sarebbe disposto a offrire 15 milioni di euro più il cartellino del centravanti classe 2022, quindi a venderlo, cioè a darlo a titolo definitivo. Vedremo se il Parma approfitterà di questa opzione. Abbiamo detto di Javi Guerra che per me somiglia a Kaká sotto tanti punti di vista, non solo fisicamente, forse anche più alto di Kaká, ma proprio per il tipo di gioco che fa. È un box to box, un centrocampista moderno, dinamico, tecnico, eccetera. A me piace da impazzire, ragazzi, questo giocatore l'ho visto in molti video, è veramente un giocatore che spero con tutto il cuore che possa venire al Milan, e spero che il Milan possa giocare con il centrocampo Modric, Xhaka, Javi Guerra, perché ritengo Fofana una riserva e non un titolare, che sia chiaro, perché Fofana ha dimostrato che in fase difensiva, quindi in fase di non possesso, è stato un disastro. Quindi sicuramente Modric non potrà giocare tutte le partite, ma non escludo che Allegri lo usi tutte le volte che Modric dirà di sentirsi nelle gambe e nella testa la possibilità di giocare una partita, quindi non credo che Modric venga preso per fare la panchina. Modric secondo me farà il titolare e eventualmente verrà sostituito a partita in corso quando sarà stanco, quando si stancherà o quando le partite si metteranno in un certo modo per preservarlo. Ma Modric sarà titolarissimo, non sarà assolutamente un rimpiazzo o un panchinaro. Per cui ritengo Bondo, ritengo eventualmente Loftus-Cheek dovesse rimanere, e ritengo Fofana delle riserve, come è giusto che sia, perché se noi facciamo un centrocampo con Modric, Xhaka e Javi Guerra, Fofana, Bondo e Loftus-Cheek sono 2 o 3 spanne indietro come qualità e come capacità di giocare in quel ruolo in una squadra come quella di Allegri, e quindi spero veramente che questo ragazzo spagnolo arrivi presto e sono fiducioso che la trattativa si possa concludere. L'ultima nota prima di passare alla ciliegina sulla torta, che è quel ragazzo di cui parlavo all'inizio del video che ho messo in copertina, è su Vlahovic, che ha dato la sua priorità al Milan, quindi sembra che ci sia un accordo, che si siano parlati tra Allegri e Vlahovic. Vlahovic, come ho detto, è stato considerato da Allegri la prima scelta perché sa Vlahovic cosa deve fare con Allegri. Ci ha già giocato per 2 anni e mezzo, tra l'altro segnando oltre 40 reti se non sbaglio, e quindi c'è volontà delle parti di concludere questa trattativa, però non è semplice perché Vlahovic ha al momento un contratto che era a crescere, che ora è arrivato alla spaventosa cifra di 12 milioni di euro netti a stagione. Quindi il Milan proverà a spalmare quello che era il residuo che Vlahovic avrebbe dovuto percepire dalla Juventus. Allora cerchiamo di far chiarezza, perché su Vlahovic vale la pena di fermarsi un attimino a ragionare su questa situazione. Vlahovic
ha un contratto con la Juventus in scadenza nel giugno del 2026 e in quest'ultima stagione, in quest'ultimo anno di contratto, dovrà percepire 12 milioni di euro netti. Il Milan chiaramente non può dargli la stessa cifra, però può proporgli un contratto spalmato su più anni, magari su 4 anni, con il quale gli garantisce di prendere la stessa cifra o qualcosa in più, ma con più anni di contratto, per cui se il Milan per ipotesi, no, dovesse garantirgli, che ne so, 4 milioni netti a stagione, 4 milioni su 3 anni sono i 12 milioni che prenderebbe alla Juventus. Magari invece di 4 ne dà 4 più bonus, 4 e mezzo, e lui alla fine invece di prendere 12 ne prende 13 o 14. Però questa credo sia l'unica soluzione per poter vedere Vlahovic vestire la maglia rossonera. È una trattativa complicata, vedremo soprattutto dal 1 luglio, dicevo, quali saranno gli sviluppi. E adesso veniamo a questo fenomeno, questo ragazzino che è un fenomeno e che speriamo possa diventare il nostro Yamal. Come dicevo, sognare è gratis e non costa niente. Andiamo sul sito della Gazzetta Plus, si chiama Akram Jadid, ha 14 anni, è un tifosissimo del Milan, un milanista doc che disse no anche all'Inter e che sta segnando più gol di Camarda e che chiaramente ha attirato su di sé l'attenzione degli addetti ai lavori. Leggiamo l'articolo insieme. La malcapitata è Jasmine, la sorella maggiore, da 4 anni è l'addetta alla conta, quindi registra tutte le partite, le riguarda e si segna ogni singolo gol in un file. Si chiama Gol Akram, una specie di diario di bordo digitale. Lì dentro si trovano tutte le reti segnate dal fratellino Akram Jadid, 14 anni, stellina del Milan, che ti dribbla sorridendo, 1, 2, 3 e così via fino a 597. Ha segnato quasi 600 gol e ha semplicemente e soltanto 14 anni. Vi ricorda qualcuno? Se sì, avete capito bene, perché gira voce che al Vismara, dove giocano le giovanili del Milan, stia sbocciando un nuovo Camarda, e io, come ho detto prima, oserei dire il nuovo Yamal, perché questo è un attaccante esterno, non è una punta centrale. 3 anni più piccolo, decisivo con i più grandi, devastante sotto porta, un predestinato fatto e finito. Ma il bello è che Akram segna persino più di quanto non facesse Francesco Camarda alla sua età. Ammetto che abbiamo iniziato la conta proprio per Camarda, era uscita la notizia dei suoi 400 e passa gol, quindi ci siamo detti perché non tenere il conto anche noi. Lo racconta il papà Rashid, nato in Marocco e in Italia dal 1991. L'articolo dice che è iniziato tutto per gioco, ma alla fine poi i gol si sono fatti impressionanti, perché come ho detto ha segnato veramente tantissimo per la giovane età. I riferimenti Inzaghi e Neymar e R9, ma milanista davvero il piccolo Akram, una volta ha persino snobbato l'Inter, giocava alla Voluntas Montichiari, società affiliata ai nerazzurri. Durante la settimana si allenava a Brescia, poi il weekend andavamo a Milano, volevano prenderlo, ma poi non se n'è fatto di nulla perché è arrivato il Milan, più precisamente Silvio Brioli, all'epoca capo scout. L'uomo che l'ha portato sulla sponda rossonera del Naviglio mi ha chiamato nel 2018 chiedendomi se fossimo interessati, lo conoscevo da tanto, poi Akram da tifoso non ha esitato a dire di sì. E via alla vita da pendolare. Come gioca? Esterno ambidestro nel 4-3-3. Akram Jadid è un vero 10 perché unisce il passo dell'11 e il killer instinct del 9. È veloce e rapido nel breve, sa saltare l'uomo come pochi alla sua età e non accetta il no come risposta. La pensa così: se prendo il verde non mi vedi più e tanti saluti, se becco il rosso corri veloce che ti riprendo. Se è diventato anche questa roba qui è merito di Mister Cresta, che l'ha utilizzato prevalentemente come esterno nel 4-3-3, alto a sinistra, è diventato più ordinato e funzionale al gioco della squadra, soprattutto in fase di non possesso, ma guai a fargli badare troppo a certi tatticismi, perché il meglio lo dà quando è lasciato libero di inventare. Proprio come Yamal, ho letto un po' di articoli sulla sua storia, su come è cresciuto. Anche Yamal è stato individuato come un talento naturale, è stato tirato su con
dei principi tattici, ma con la libertà di potersi esprimere, perché un giocatore così giovane, con così tanto talento, va lasciato esprimere, e l'abbiamo visto nelle due semifinali del Barcellona contro l'Inter, semifinali di Champions League. Non vi sto a leggere altro perché comunque si parla del fatto che il papà è, diciamo, è un ex giocatore, si è spinto fino alla Serie D, eccetera, ma che è figlio d'arte più, diciamo, è più nipote d'arte, perché suo zio ha giocato vicino a Roby Baggio, proprio Guardiola, eccetera, eccetera. Comunque, la nostra speranza, credo, di tutti noi tifosi, è che questo ragazzo possa continuare a crescere velocemente e possa arrivare intorno ai 16-17 anni a fare quello che sta facendo Yamal per il Barcellona e per la nazionale spagnola. Per adesso è tutto, ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo di sostenere questo canale con iscrizione, accensione della campanella, like e commento. Ci vediamo sicuramente nei prossimi video con l'aggiornamento del calciomercato. Grazie a tutti e sempre Forza Milan.